Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. Ben ritrovati con la nostra rubrica mattutina in Argentina, Santi e Caffè. Buon pranzo o buona digestione, buon riposo, buon pomeriggio a tutti voi, cari figlioli che siete in Italia. Spero che siate tutti bene, che stiate pregando per noi, per me e per il team che mi accompagna in questa missione. Oggi è venerdì 16 gennaio, la Chiesa celebra la memoria di San Marcello, Papa martire. Praticamente per i primi tre secoli diventare Papa significava candidatura certa al martirio. Ecco, questo Papa fu molto odiato dall'imperatore di quel momento, Massenzio, che una prima volta lo mandò a pulire le stalle. Lui resistette e da lì, dal carcere, diciamo da questo arresto domiciliare, lui, San Marcello, riusciva ugualmente a governare la Chiesa. Quando Massenzio viene a saperlo, lo tiene ancora lì fin tanto che il Papa non muore a causa, dice il martirologio romano, del fetore, degli stenti affrontati. Ecco, questa era la sorte dei papi dei primi secoli. E oggi lo invochiamo per la Chiesa, questi papi, questo corteo di papi. Stamane all'alba nella mia preghiera personale ho pensato a questo corteo di santi pontefici che stanno dinanzi al trono dell'agnello e che adorano Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, e noi li preghiamo perché ci assistano dal cielo i santi papi martiri dei primi 3 secoli, di cui fa parte appunto San Marcello, Papa e martire. Dunque, oggi è venerdì e quindi vi ricordo che è il giorno della passione di Gesù, ma fa un po' specie dire che dobbiate fare adesso l'astinenza dalle carni, visto che voi avete già saltato 2 pasti, ve ne resta uno solo, avete già fatto colazione in Italia e persino il pranzo, e quindi resta solo la cena. Ringrazio le anime del piccolo resto, generalmente sono quelle che non fanno mai rumore. Dice un proverbio che fa più rumore un albero che cade che 10 piccoli alberi che crescono, ed è proprio vero. Ci sono anime del piccolo resto che digiunano a pane e acqua o addirittura non mangiano proprio nulla ogni venerdì. Ci sono anime del piccolo resto che digiunano a pane e acqua o non mangiano sino a sera o addirittura fino a mezzanotte il mercoledì e il venerdì. Ho dovuto vietare ad alcune anime il lunedì per questo, per cui avrebbero fatto anche volentieri il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Ecco, e questo perché vorrei ringraziare queste anime penitenti che con gioia e con ardore, con entusiasmo, con l'entusiasmo della fede fanno questi digiuni. Ripeto, ce ne sono diverse anime che fanno il digiuno il mercoledì e il venerdì. Generalmente, per quelle che conosco io, queste anime sparse per l'Italia, si tratta di fare il digiuno a pane e acqua, oppure addirittura di non mangiare proprio nulla. Conosco un paio di anime che ho dovuto costringere, ecco, a non farlo anche il lunedì, questo digiuno. Però ecco, noi tutti osserviamo questa astinenza dalle carni. Devo dirvi che qui in Argentina già un primo venerdì abbiamo trascorso in Brasile, ma probabilmente ancora di più qui in Argentina diventa problematico davvero in viaggio, in missione, rinunciare alla carne, perché è un alimento base, come da noi la pasta, per intenderci. E qui la carne vale quanto da noi il pane, la pizza e la pasta, più o meno. Quindi rinunciare alla carne non è semplice, però lo facciamo per adorare Gesù in croce. E poi vi ricordo il pio esercizio della Via Crucis, con la quale noi contempliamo Gesù in croce e lo adoriamo, lo amiamo per quello che Lui ha fatto per noi, imparando a vincerci nei nostri difetti. E non arrendiamoci mai, ve lo dico io, che sono quello più pieno di difetti di tutti voi, come da sempre ormai è noto. Non bisogna arrendersi di fronte ai propri difetti, ma credere nell'intervento della grazia di Dio, naturalmente mettendoci la nostra disponibilità e la nostra collaborazione. Quindi quando ci sperimentiamo deboli e fragili, miei cari figlioli, non perdiamoci d'animo, ma confidiamo nella potenza della grazia di Dio. Sempre io penso a quella parola di San Paolo, sto leggendo per ora in pulmino, adesso vi racconto un po' a che punto siamo, e avendo molte ore a disposizione, una serie di biografie su San Paolo. È veramente sempre una figura folgorante San Paolo, l'apostolo, no? Tra l'altro il primo grande missionario è San Paolo. Von Balthasar parla di principi nella Chiesa
applicativi, c'è il principio mariano che è coestensivo a tutta la Chiesa, poi lui parla del principio petrino, che nella Chiesa è Pietro, che rappresenta la gerarchia, il diritto, l'istituzione sacra, e poi parla anche del principio giovanneo. Giovanni rappresenta nella Chiesa i mistici, i contemplativi, ecco. E però c'è anche il principio paolino, che von Balthasar, per via anche forse, non so, della sua esperienza, forse non ha fino in fondo, secondo me, approfondito. Il principio, mi permetto di dirlo, è l'allievo che dice al maestro come, vabbè, comunque, perché il principio paolino è molto importante, indica i missionari. Ne abbiamo parlato in questi giorni. Il principio paolino indica i missionari. Paolo è il missionario di Gesù Cristo. Proprio ieri, nel tardo pomeriggio, quando in Italia era notte fonda, noi eravamo in pulmino, ora vi racconto, come vi dicevo, e leggevo l'arrivo di Paolo ad Atene. Mamma mia, figlioli cari, noi stiamo per arrivare a Buenos Aires, sai, mutatis mutandis, siamo lì. Atene era una città cosmopolita, grande, anche se era passata dai 200.000 abitanti del IV secolo a.C., all'epoca aurea, se non ricordo male, addirittura 20.000 o 40.000 abitanti quando arriva Paolo. Però comunque era la Oxford, no? La Cambridge dell'era antica. E Paolo ha il coraggio di andare all'Areopago e di attaccare bottone con i filosofi che stavano lì a discutere, apre una questione e annuncia Gesù Cristo. E questo autore che leggevo diceva, forse lui è stato un po', è tutta la notte che è stato troppo impulsivo, troppo diretto, frontale, poteva prima cominciare a parlare, aprire un dialogo con loro, l'inculturazione, poi piano piano. Io personalmente dico che Paolo ha fatto bene quel che ha fatto, cioè è andato lì a dire vi annuncio la risurrezione dei morti in Gesù Cristo, no? E su questo ti sentiremo un'altra volta. Ecco. Però perché vi citavo Paolo? Perché Paolo dice la grazia di Dio in me non è stata vana. Lo dice quando ormai è anziano, coi capelli bianchi, io comincio ad averne qualcuno, ma reggo perché sono castano, quindi se no si vedrebbero ancora meglio quelli che cominciano a essere bianchi, però nel mio corpo mi accorgo io appunto di avere qualche pelo bianco, perché si va avanti negli anni. Che bello poter dire la grazia di Dio in me non è stata vana. Che cosa significa? Che non ho fatto peccati? Che non ho difetti? Che non sono debole? No, non significa questo, significa non è stata vana, ci ho messo tutto il mio impegno. Ecco, San Paolo ci ricorda questa verità, la grazia di Dio non è stata vana. Fra un momento vi dico del viaggio, ma intanto voglio leggere il post in spagnolo, lingua spagnola e in italiano che ho pubblicato ieri, 14 ore fa, su Radio Domina Nostra. Vi prego di farlo girare, se avete contatti con i fedeli del piccolo resto argentino, lo chiedo alle mie collaboratrici, in particolare a Patrizia, che saluto con affetto, perché lo faccia presente ai fedeli di Buenos Aires e dintorni. Passo a leggerlo. Mensaje de Dominus, la ringrazio anche Vicente Montesinos che mi ha tradotto il testo, è sempre disponibile ad una immediata collaborazione. Dice così: sea alabado Jesucristo, potete seguire il testo come vedete. Queridos fieles del pequeño resto argentino, sé bien que estamos en verano y que algunos de ustedes se encuentran en lugares de vacaciones. Es ya la tercera vez que los alcanzo físicamente entre enero y febrero, pues en otros periodos me resulta pastoralmente difícil ir a su encuentro. Sin embargo, el deseo de verlos es más fuerte que todos los obstáculos. Así, después de 13 horas de vuelo y una permanencia en Brasil, el próximo domingo 18 de enero estaré en Buenos Aires a las 16 horas. Espero poder encontrarme con ustedes. Si pueden hacer algún sacrificio, será para ustedes y para mí una gran alegría. Si no pueden, quiero igualmente agradecerles su afecto y bendecirlos de todo corazón. En Jesús
y Maria vuestro Dominutella. Adesso passiamo a farne la traduzione, a leggere la traduzione in lingua italiana. Messaggio di Dominutella, sia lodato Gesù Cristo. Cari fedeli del piccolo resto argentino, chiedo alla regia o ai miei collaboratori immediatamente di mettere il testo spagnolo all'inizio del post e poi quello in italiano, perché se si mette quello italiano ed è per gli argentini, io devo sottolineare queste cose ovvie, mi dispiace farlo in diretta perché poi io non le guardo e non me ne accorgo. Vabbè, prima si mette il testo in spagnolo e poi la traduzione in italiano. Ecco. Cari fedeli del piccolo resto argentino, so bene che siamo in estate e che alcuni di voi si trovano nei luoghi di vacanza. È già la terza volta che vi raggiungo fisicamente tra gennaio e febbraio, poiché in altri periodi risulta per me pastoralmente difficile venire presso di voi. Il desiderio però di incontrarvi è più forte di tutti gli ostacoli. Così, dopo 13 ore circa di volo aereo e una permanenza in Brasile, domenica prossima, 18 gennaio, sarò a Buenos Aires alle ore 16. Spero di potervi incontrare se potrete fare qualche sacrificio. Sarà per voi e per me una grande gioia. Se non potrete, voglio comunque ringraziarvi del vostro affetto e benedirvi con tutto il cuore. In Gesù e Maria, vostro Dominutella. Eccomi cari, questo è il messaggio per i fedeli, queridos fieles del pequeño resto argentino. E che cosa, da dove nasce questo messaggio? Nasce dal fatto che qui è piena estate, fioli cari, ecco, e quindi sono molte persone in vacanza, tutto il mondo è paese, lì c'è Mar del Plata, a circa 100 km da Buenos Aires, che è un po', diciamo, il luogo turistico per antonomasia. Molti sono in estate, però io ho voluto fare per te, ai fedeli del piccolo resto argentino, che è già la terza volta che io vengo tra gennaio e febbraio. So che siete in vacanza, spero che non sia per altro che per questo, cioè voglio dire che io non posso venire da governo perché ho piccola estate in Italia, e piccola, io ci sto solo durante il mese di agosto, non posso spostarmi diversamente. Quindi, cosa voglio dire? Voglio dire che se venite è per motivo di gioia, queridos fieles del pequeño resto argentino y de Buenos Aires, però se non potete venire ricevete ugualmente la mia benedizione. Ecco, sono in grado di dire già adesso il posto dove domenica prossima, 8 gennaio, a Buenos Aires. Ecco, non so se è pronto il cartello, l'hotel si chiama 705 Continent Hotel, Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 722, è praticamente vicino Plaza de Mayo, in zona centrale, quindi con la metro è facile per venire. Plaza de Mayo, vicino Plaza de Mayo, ripeto, alle ore 16, ovviamente ora locale, eccolo lì il cartello, 725 Continental Hotel, Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 725, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ecco, alle ore 16 vi aspettiamo lì. Per questo momento di preghiera ci sarà la possibilità di confessarsi con Fra Celestino, il rosario, la messa e poi momento di adorazione eucaristica per quelli che hanno la possibilità o di in vacanza o se cansa, considerando che noi stiamo facendo tanti sacrifici per fedeli, magari do adesso un sacrificio qui e un sacrificio da parte vostra. Se però non potrete essere presenti, comunque vi giunga la benedizione mia e di Fra Celestino, perché saremo comunque appunto a Buenos Aires. Ecco, allora adesso qualche precisazione sul viaggio, su questo viaggio missionario, prima di andare alla puntata di oggi. Allora, noi ieri abbiamo avuto enormi difficoltà per trovare i mezzi di trasporto per arrivare a Buenos Aires. Ho provato con l'aereo, voi direte perché non si preventiva prima tutto questo? Non è possibile per ragioni che dovrebbero essere abbastanza chiare. Quindi comunque abbiamo provato ho provato a vedere all'aeroporto di Iguazú, il Puerto Iguazú, se era possibile prendere l'aereo con Aerolíneas Argentinas, ma costava troppo per il gruppo. Alla fine abbiamo dovuto aspettare dal mattino alle 10:30 fino alle 5 del pomeriggio
però in quel bellissimo comunque scenario caldo, qui adesso siamo invece adesso in tutt'altra zona, come ora vi dirò, e abbiamo trovato un pulmino con una cifra, con un prezzo abbastanza accessibile per spostare il mio team verso Buenos Aires. Solo che da Puerto Iguazú a Buenos Aires sono 2 giorni di pullman e io ritardo la partenza alle ore 10 circa, 10 e un quarto locali, e quindi significa che arriviamo anche abbastanza più tardi. E quindi siamo in viaggio verso Buenos Aires e oggi ci troviamo a Posadas. Posadas è una città che sta sul lago, fiume, un fiume, il fiume Paraná, che divide, appunto è un confine geografico tra Argentina e Paraguay. Praticamente alle mie spalle, da quella parte, c'è il Paraguay, ma proprio come Italia e Svizzera o Italia e Francia dalla parte del versante occidentale, o Italia e Slovenia dalla parte del versante orientale. Quindi qui c'è l'Argentina e lì c'è il Paraguay. Una città grande di 350.000 abitanti, qui è estate, come sapete, però oggi è una giornata uggiosa. E succede spesso, io lo sapevo, chi viene per la prima volta con me come Fra Celestino no, ne sta facendo esperienza, qui piove quasi sempre. Vi è che la giornata presenta quasi le 4 stagioni, starei per dire. No, fa caldo però, fa caldo anche umido, però piove. Per esempio adesso c'è giù un acquazzone che non vi dico alle mie spalle, e perché succede spesso che piove. Ecco, quindi, e allora oggi dopo Santi e Caffè ci rimettiamo in viaggio con un'atmosfera di entusiasmo nella fede, di gioia nella missione, di morale alto col mio gruppo per andare a Buenos Aires, dove non sappiamo chi incontriamo. Ecco perché ci è stato detto, appunto, con una nota di sottolineatura che noi accogliamo con umile comprensione, che sono in vacanza i fedeli del piccolo resto argentino. Ecco, e perciò non sappiamo quanti ne troveremo, così come pochi ne abbiamo trovati a San Paolo, magari pochi ne troviamo in Argentina, ma noi veniamo a gettare il seme, come ha fatto San Paolo nel Mediterraneo. Poi, e come ho detto, è tutto in mano a Dio. Abramo, esci dalla tua terra, vattene dalla tua terra verso il paese che io ti indicherò. Intanto è nato finalmente per la prima volta in modo ufficiale un piccolo resto brasiliano con una chat propria, un responsabile e così via dicendo. Lo stesso proveremo a fare in maniera definitiva anche in Argentina nei prossimi giorni, per creare anche lì una chat locale, come faremo se andremo anche in altri posti, come è nel mio programma. E quindi a voi chiedo di pregare per tutto questo, di sostenerci se possibile. Vedete la cerchiatura in basso alla mia destra, indica quanti giorni sono di lavori al piccolo Tabor di Trebaseleghe. Sono 47 giorni che lavorano. Forse prima o poi vi mostrerò, anzi nei prossimi giorni lo farò senz'altro, le immagini dei lavori a piccolo Tabor a Trebaseleghe. Vi chiedo di ricordarvi che abbiamo bisogno di aiuto, l'opera va avanti grazie anche ai vostri sacrifici. All'inizio ho ringraziato quanti digiunano e pregano, oggi soprattutto che è venerdì, per l'opera, ma anche adesso vorrei ringraziare tutti coloro che in qualche modo partecipate all'opera di sostegno economico del progetto. Quello è l'IBAN, il conto corrente postale, la PayPal. Se potete aiutateci come potete, e grazie a tutti quelli che con discrezione e con eleganza lo fanno senza suonare le trombe, ed è proprio esattamente questo che ci permette di andare avanti. Volevo dirvi che molto probabilmente domani ci sarà la rubrica Santi e Caffè, però sarà, voi guardate il programma al mattino, che io vi comunico rispetto alle ore di viaggio che faremo oggi. Infine domenica il padre risponde, dopodomani non è possibile effettuarlo, perché le ore 16 locali sono le 8 di sera a Roma, in Italia, quindi significa che se io inizio alle 16 e poi alle 21 ora locale italiana non posso mai farlo, perché saranno le 17 e sarà in corso la celebrazione del sacrificio eucaristico, il momento di preghiera con i fedeli del piccolo resto argentino. La missione è bella, fiori cari, è un momento di grazia, vi porto tutti nel mio cuore. Ho poc'anzi celebrato la Santa Messa nella stanza d'hotel e tutti vi presento, mettendovi nel calice soprattutto gli ammalati e i sofferenti del piccolo resto, le persone anziane, sole, quelli che affrontano travagli e croci, perché nessuno si scoraggi, ma con la grazia di Dio riusciamo ad andare avanti.
avanti. Adesso dedico un paio di minuti al tema di oggi, volto pagina, ecco, però va molto di moda dire voltare pagina, ecco, in memoria del professor Cascioli, volto pagina, ecco. Volto pagina rispetto alle catechesi dei giorni scorsi in cui abbiamo trattato della missione, perché oggi il titolo, come ora la regia vi mostra, è il seguente, eccolo lì: la cupola sinodalista e la nostra risposta. Mentre noi siamo qui in Argentina, una terra bella comunque, allora, mentre siamo qui in Italia, a Roma, la tensione è alle stelle. Perché alle stelle? Perché la cupola sinodalista ha compiuto un vero e proprio blitz inaspettato per tutti, persino per me, dico persino non perché io sia chissà chi, dico persino rispetto a voi del piccolo resto, perché inaspettatamente hanno compiuto un blitz. Hanno rotto l'accordo Ribbentrop-Molotov, cioè Burke-Prevost, che prevedeva una pax liturgica. Questo non me lo sono inventato io, ma era proprio così, nella aspettativa generale di questo concistoro che sta diventando adesso, notate, la camaleontica capacità, strategia dei massoni in Vaticano, perché questi sono massoni, dal sinodo, dall'assise sinodale al concistoro. Adesso il sinodo va avanti, ma siccome è stato sgamato da troppe parti, la parola chiave diventa adesso concistoro. Con Bergoglio era il sinodo, con Prevost sarà il concistoro. Che cos'è il concistoro? Cardinali, venite a Roma, ma state zitti perché decidiamo noi. Noi chi siamo? Noi della cupola sinodalista, i massoni in Vaticano, la pantera nera, i partigiani di Satana che stanno giorno per giorno, una pietra dopo l'altra in basso arriverà, stanno costruendo la chiesa di Satana, il corpo mistico dell'anticristo. Quindi a Roma c'era un'aspettativa già da più o meno dal mese di novembre, e molto di più poi per tutto il mese di dicembre, non si è fatto altro, compreso il sottoscritto, che parlare di questo concistoro, cioè la riunione indetta dal Papa di tutti i cardinali del mondo. I cardinali del mondo, sia quelli della Curia Romana, sia quelli residenziali, sia quelli in pensione, che quindi non hanno diritto di entrare in conclave, sono stati chiamati da Prevost a Roma per la prima volta, perché Bergoglio era molto più diretto e diceva no, io non voglio averci a che fare, decido io e basta. Invece Prevost li ha chiamati a Roma. Qual era l'aspettativa? Secondo Messa in Latino, il blog Messa in Latino e altri blog e altre, diciamo, indiscrezioni come quella di Nico Spuntoni, giornalista della Nuova Bussa Quotidiana, ma mi limito solo a questi, ma anche ce ne sono altri, Matteo Mattuzzi, editorialista, credo di Repubblica, insomma c'era un'aspettativa relativamente alla possibilità che questo concistoro fosse appunto realmente la svolta di Prevost e di una chiesa non più bergogliana. Come? Facendo pace con i tradizionalisti, facendo pace con l'ala, diciamo così, antiriformista capeggiata da Burke, verosimilmente capeggiata da Burke, ma non solo, per impedire appunto lo scontro. E quindi l'aspettativa di almeno un avvio di discussione all'interno del concistoro tra i cardinali relativamente alla questione liturgica, cioè la messa tradizionale, che ricordo ancora oggi è ufficialmente impedita. E quindi siamo nel casino totale lì, perché ancora oggi a livello ufficiale di magistero ufficiale c'è traditionis custodes e c'è l'audienza c'è il rescriptum ex audientia concessa da Bergoglio al cardinal Roch, che dice che per celebrare la messa tradizionale bisogna chiedere niente meno che il permesso alla Santa Sede, addirittura, come se dovessi fare chissà che cosa. Capito? Allora, a livello ufficiale, ancora oggi, la messa tradizionale è vietata. Per cui si andava al concistoro con la speranza che cambiasse qualcosa. E che cosa è accaduto invece? Che la cupola sinodalista, quella
di cardinali che stavano tutti, che volutamente si sono guardate i profili Facebook e anche i canali YouTube, eccetera, per esempio di Vatican News, quelli lì, si sono fatti apertamente vedere che non succedeva dai tempi di Bergoglio. Gli avvoltoi sono tornati in campo. Guardate che presso la massoneria ecclesiastica, io parlo di quella ecclesiastica, sempre mette conto precisarlo, perché di quella mondana a me non interessa. Per esempio mi dicono che il Rotary è una roba massonica, mi hanno detto, io non lo so se è così, ma qui è pieno di Rotary. Dappertutto c'è scritto Rotary, ma non qui a Posadas, dappertutto, tra Brasile e Argentina, dappertutto ho trovato questo stemma ma a me non interessa questo. Parlo della massoneria ecclesiastica a scanso di equivoci. Allora, stavo dicendo, questi cardinali sono rimasti, adesso vi faccio i nomi, piuttosto in ombra prima del concistoro, ma al concistoro come è andata? La cupola sinodalista ha compiuto un paio di azioni e di gesti decisivi. Primo gesto decisivo, le tavole rotonde, come al sinodo sulla sinodalità voluto da Bergoglio. Vi pare che questo non sia un segno assoluto, dico assoluto, di continuità? Certo che sì. Se voi andate a guardare le immagini, non so se la regia è in grado di produrle, ci sono le immagini proprio dei cardinali al concistoro seduti al tavolo come al sinodo sulla sinodalità. Ma la cosa più interessante è vedere questo paio di cardinali della cupola massonico-sinodalista che vuole cambiare la Chiesa di Gesù Cristo, naturalmente non ci riusciranno, che vuole cambiare la Chiesa di Gesù Cristo in qualcosa come una Chiesa sinodalista, appunto, che significa il corpo mistico dell'anticristo, che non si erano più visti e che tutti in una sola volta sono al tavolo del comando. Vi faccio i nomi e capirete perché. Comincio con Fernandez. Fernandez ha preso parola in un intervento, facciamo in modo che queste siano le immagini non del sinodo, vi prego, se no i nemici mi saltano addosso, le immagini del concistoro, non del sinodo, facciamo attenzione. Allora, dicevo, Fernandez ha preso parola e ha fatto un intervento al concistoro, di non poco conto. Ecco, c'è un articolo di Aldo Maria Valli dal titolo Fernandez al concistoro, come manipolare l'idea di cherigma. Quindi questo è il primo avvoltoio sinodalista di cui diamo notizia, chiamato nel blog di Aldo Maria Valli il soft porn. Ecco, il soft porn. Ecco, lui è intervenuto al concistoro dicendo di mettere da parte la sempre no? È il mantra luciferino di Bergoglio e della sua cupola, e cioè, e quindi Fernandez è lì. E allora come fanno quelli a che dire che Papa Leone è il Papa del cambiamento, il Papa impedì? Ma perché non si tirano fuori? Perché non si tirano fuori che ingannano se stessi e le anime? Fernandez è lì al suo posto, è uno scandalo. Scandalo a Roma. Fernandez è prefetto della fede, il soft porn, che ha preso parola al concistoro. Ma seguitemi perché non ho finito. Poi sono comparsi gli altri. Sappiamo, grazie alle notizie fornite dalla Nuova Bussola Quotidiana, che è intervenuto il cardinale Roche. Il cardinale Roche è un cardinale britannico, inglese, prefetto della liturgia. Questo non si era più sentito da quando è morto Bergoglio. Adesso è tornato in campo e anche lui ha detto il rito latino dai tempi di San Pio V è uno solo. Per lui questo significa niet, cioè no alla apertura, alle richieste di apertura e di legittimazione della messa tradizionale. Ma attorno a Prevost, che appare sempre più incapace, a mio avviso, di gestire le cose, sempre più artificiale, sempre più insignificante, buon per noi se va così, vediamo subito attorniarlo i cardinali che contano della cupola sinodalista, quelli che devono distruggere, con Bergoglio hanno già avviato questo, la Chiesa di Gesù Cristo, e fare quella di Satana. Vi faccio un paio di nomi: cardinali iperprogressisti che stavano attorno a Prevost. Tolentino de Mendonça, pochi lo conoscono, è un cardinale portoghese creato da Bergoglio, e poi c'è il cardinale Tagle, ecco, creato cardinale da Benedetto XVI, ma che è lì uno degli sponsorizzatori di Prevost. Poi c'è il cardinale Mario Grech,
che è sceso anche lui in campo. Ecco, una cosa che mi ha molto colpito è notare, ma c'è un repertorio fotografico ampio, io non ho il tempo di far tutto io, in cui mi ha colpito molto un repertorio in cui si vede che arriva Prevost con la sua carpetta, perché deve andare così, per carità, sempre che il Papa si porta le sue cose, al tavolo dei cardinali questi cardinali. I seniores sono messi al lato, ora ve lo dico questo, ve ne abbiamo già parlato, cioè i cardinali dissidenti, come li chiamano, ecco la rottura dell'accordo Burke-Prevost, sono stati praticamente zittiti. Ma ci andiamo su questo momento. Ma prima volevo dirvi che mi ha molto colpito una sequenza fotografica in cui si vede Prevost arrivare al tavolo dove deve sedersi e ci sono questi qui. Ci sono questi qui che vi ho citato, non altri. Non c'è Burke, non c'è Sara, per fare solo due nomi, anche se poi stringi quali altri potremmo citare, difensori o pseudo difensori della tradizione cattolica. Non c'è Müller, ma invece ci sono Grech, ci sono Tolentino, ci sono Tagle, ci sono questi cardinali della cupola. La cosa che mi ha molto colpito, perché le immagini valgono più di 1000 parole, è vedere Prevost arrivare vestito di bianco, e questo era impensabile, mi pare che ve ne ho già parlato però, era impensabile fino a 20 anni fa. Arriva il Papa. Sai, i cardinali costituiscono, come collegio cardinalizio, l'organo di maggior collaborazione del Santo Padre, no? Sono quelli che più deputati a collaborare il Papa nel governo della Chiesa universale. Ma proprio per questo, da sempre, i cardinali appaiono i più sottomessi a Pietro. Ed è molto bella questa idea, perché è il Papa che comanda, no? E mi ricordo, ve l'ho raccontato, come salutavano i cardinali quando passava il Papa Giovanni Paolo II. Si inchinavano, toglievano lo zucchietto e si inchinavano baciando la mano a qualcuno, anche mettendosi in ginocchio. Dice, ma il cardinale appunto per questo lo fa, perché c'è Pietro, il capo del collegio apostolico, capo, per volere di Gesù Cristo, mica per scelta propria. Il Papa è capo del collegio apostolico, per volere di Gesù Cristo. E invece si vede Prevost che arriva e si salutano come colleghi all'ufficio che hanno appena preso un caffè insieme. Quelli, i cardinali della cupola sinodalista, seduti erano e seduti sono rimasti all'arrivo di Prevost, il quale ha salutato con la mano come se fossimo alla taverna e si sono seduti per continuare a chiacchierare. Questo è per quello che riguarda lo sfondo della cupola sinodalista, che ha fatto un vero e proprio blitz. Adesso andiamo al blitz. Si era lasciato tanto credere che questo concistoro, che peraltro è avvenuto mentre io proprio prendevo l'aereo e partivo per andare altrove, dunque si è fatto molto credere che questo concistoro dovesse, come ho detto più volte, trattare la questione liturgica. Ora è un'attenzione alle stelle da tutte le parti del mondo conservatore tradizionalista, perché l'incanto ancora una volta è terminato. Ma questi segnali già erano arrivati e Don Minutella li ha messi in luce dal subito. Per esempio, perché Burke ha taciuto di fronte al giubileo LGBTQ+ a Roma? Perché c'era l'accordo. L'hanno imbavagliato. Che fine hanno fatto i Dubbia? Perché mi sembra che i 5 Dubbia, che se io non sono cretino e voi non siete cretini, qualcun altro è cretino. Giusto? E vi dico perché. Non ci si può prendere in giro. Non bisogna, perché io non ho mai preso in giro nessuno da 9 anni che sono sulla rete. Allora, mi pare che Burke, insieme a Müller, a Sara, per citare solo 3, poi c'è Brandmüller, Sandoval, quello messicano in pensione, hanno presentato a Bergoglio i 5 Dubbia. I 5 Dubbia riguardavano questioni che non sono state accantonate. Sono lì sul campo, sul tavolo dei lavori della cupola sinodalista che vuole cambiare la Chiesa. Quali sono questi Dubbia? Beh, ce li ricordiamo così, non le dico in ordine. L'ordinazione delle donne. Si è smesso di parlare di questo. Sì, c'è stata la commissione del cardinale emerito dell'Aquila, ma non si è smesso di continuare a parlare. Non c'è una dichiarazione del cosiddetto Papa Leon Forse che dice non se ne deve discutere. Capito? Non c'è. Questo è il primo dubbio. E perché Burke non interviene? Perché di fatto non c'è una dichiarazione contro, anzi, si continua a parlarne.
Un altro dei dubbi riguardava appunto la legittimazione del mondo LGBTQ+, fiducia supplicans, il peccato contro natura, come lo chiama la tradizione cattolica. E Burke e i cardinali si sono sentiti preoccupati e hanno provato, come sapete, a mandare questi dubbi a Bergoglio, il quale peraltro ha pure risposto, eppure c'è stato il giubileo. Dopo fiducia supplicans che non è stata annullata, Fernandez è lì, no? Fernandez è lì. Questo è lo scandalo più grosso a mio avviso. Di fronte a chi dice ma forse il Papa è impedito, il Papa non può, è il Papa Santo che soffre per la Chiesa, eccetera. Ma guardate che Fernandez è lì, è lo stesore di fiducia supplicans. È una vergogna. Se fosse la Chiesa Cattolica me ne andrei tra gli ortodossi, che sono arrivato ieri sera in tarda serata qui a Posadas, abbiamo fatto tanti chilometri ieri in macchina, oggi ce ne aspettano tanti altri ancora, ma ho visto una chiesa con un istituto che mi sembra sia ortodossa, San Basilio Magno, era dedicato con una grande icona, forse gli altri dormivano, una grande icona esterna, mosaico esterno, qui a Posadas in Argentina, che anche qui c'è la chiesa ortodossa. A San Paolo ho trovato la chiesa siriaca, volevo andare, poi non c'è stata possibilità per partecipare al culto. Se fosse vera che questo, io vi dico con molta sincerità, figli vicari, ci starei male dentro queste cose, come fanno gli Unacum, ma non parlo della gente semplice che viene ingannata dai metra penser del mondo unacumista, come fanno quelli del mondo Unacum a gestire il disagio di starsene in questa chiesa, pensando che quella è la Chiesa cattolica e che quello è il vicario di Cristo. Guardate che ci vuole fegato, ma ci vuole fegato. Io me ne andrei, ma senza fare clamore, senza fare scruscio, senza fare casini, me ne andrei se io fossi convinto nella mia coscienza un solo istante. Per fortuna, grazia di Dio, mi ha illuminato e quindi io non ho mai avuto dubbi, come sapete, mai avuto dubbi che quella di Bergoglio è la falsa chiesa, corpo mistico dell'anticristo, è il monstrum theologicum, è l'opera della disceptio di cui parlava Ticonio, il terzo segreto di Fatima, è la falsa chiesa di Maria Caterina Emmerich, che è Satana entrato nella chiesa, come ha detto Padre Pio. Mai avuto dubbi, mai, vivo, sereno e gioioso, anche se soffro la persecuzione e non so mai come mi finisce, ma gioioso e sereno perché mai avuto dubbi un solo istante che quella è la chiesa di Satana. Mai. Ma vi giuro che se fosse passato nella mia testa il dubbio o addirittura la certezza, come pensano gli Unacum, che però certezza non ce l'hanno, fanno finta, ingannano se stessi, sai, sono quei refusi mentali, che quella è la chiesa ancora di Gesù, che a Roma c'è la chiesa cattolica, che quella è che è la chiesa di Prevost, Bergoglio, Fernandez, Roche, tutti questi qui, Hollerich, Zuppi, Cupic, Parolin, è la chiesa di Gesù Cristo, con i loro imbrogli, no? I loro sotterfugi, con tutta questa manovra che dura da 13 anni e chissà quando finirà, ma chissà quando finirà, non, a questo punto non so se è Dio, ma è gli uomini che e sai, Dio tollera, pazienta, chissà se a un certo punto, speriamo a più perché praticamente gli uomini, i preti, stanno facendo finta di niente. Però sono con le spalle al muro quelli conservatori e tradizionalisti, come vi dirò, perché Prevost ha rotto l'accordo. Ha fatto credere a Burke e a tutti che avrebbe concesso loro quello che era stato promesso. Però voi dovete stare zitti, e quello è stato zitto. Torneremo ai dubbi, è stato zitto Burke, è scandalo. È scandalo. Burke non è meno scandaloso di Fernandez, anzi di più. Perché Fernandez sappiamo di che pasta è fatto, ma Burke che fa il santone con la cappa magna lunga 3 metri e poi tace su quello che è accaduto l'anno scorso il 6 settembre a Roma, è scandalo, soprattutto che ha scritto i dubbi al Papa e ha visto che se ne sono fregati. Ha taciuto perché gli è stato chiesto, era il prezzo da pagare. Adesso la piglia in saccoccia perché praticamente è stato zitto, l'avanzamento delle truppe anticristiche c'è stato e Burke si ritrova con un pugno di mosche nelle mani.
Ma se quella fosse la Chiesa Cattolica, io, figlioli cari, ve lo assicuro, avrei preso le mie figlie e i miei figli spirituali, me ne sarei andato nella Chiesa Ortodossa. Io sono siciliano, mi sarei trovato a mio agio. Capito? Mi sarei trovato a mio agio. Ma io invece, e qui è la nostra risposta alla cupola sinodalista, ho ricevuto una missione. Questa è una missione nella missione. Questa che sto vivendo qui in questo periodo tra gennaio e febbraio in America Latina è un'espressione della vera missione. Quella è intangibile. Quella viene da Dio. Capito? È una delle grandi missioni nella Chiesa. Un giorno vedrete che noi non ci saremo più. È una missione specifica, è la nostra risposta alla falsa Chiesa, niente meno quella di salvaguardare e custodire un piccolo resto che altrimenti sarebbe stato smarrito, perché grazie a Dio nel pianeta cattolico non tutti sono fetenti come gli Unacum. C'è gente seria che dice basta, io non posso stare un solo istante in più complice di questi avanzamenti. Questa non può essere la Chiesa Cattolica. Una Chiesa che dà la comunione ai divorziati e risposati superando il Vangelo, norma normans e non normata, non può essere più la Chiesa di Gesù Cristo. Non lo è. Se lo è, Cristo ci ha ingannato, perché le porte dell'inferno, era proprio il Vangelo di oggi, tra l'altro, non prevarranno, non prevalegunt. Quindi la missione era quella di costruire, realizzare in mezzo ai immani travagli, perché impediti dal mainstream massonico. Io sono stato per anni e continuo a essere per anni demonizzato. Tutta la vicenda sull'erutto, no? È una vicenda veramente infame da parte di chi l'ha portata avanti, perché io ho spiegato come stanno le cose. Hanno detto che io mi riferivo a un erutto reale. Io ho detto questo, io ho fatto l'esempio dell'erutto, ma sono gente malvagia, gente perfida, è gente allineata. Sapete perché ce l'hanno tutti con me? Perché sono l'unico con i miei confratelli. Anzi, approfitto per salutare Don Enrico, Don Ramon e padre Ioannes, che si trovano in Europa, non si può sentire, dall'altra parte del mondo, e che saluto con affetto, e ce l'hanno con noi perché noi gridiamo la verità, siamo l'unica vera alternativa. Dio non ha mai fretta, ma vedete che piano piano, lentamente, senza fretta, con l'amabile accondiscendenza divina, Dio Padre, io parlo di Dio Padre proprio, attraverso il cuore immacolato di Maria, lentamente sta esibendo al mondo intero che Dominutella c'ha ragione, e se c'ha ragione la missione è vera. Non posso avere ragione, non posso averci azzeccato ed essermela inventata io la missione. Ci sono tutta un'altra serie di apologetiche conferme che la missione è vera, e io non le cito oggi perché devo andare. Ma questa mi sembra decisiva, che si sta realizzando quello che avevamo detto, mica ce lo inventiamo. Possiamo sbagliare, diciamo così, i passaggi tattici, per esempio a riguardo del concistoro, neanche io mi sarei aspettato che tradivano l'accordo, capite? Vi ricordate che ero convinto anch'io, ma nella sostanza ci azzecchiamo. Anzi, paradossalmente, no, avevamo detto che saremmo andati in cerca di ostriche e abbiamo trovato le perle. Perché non hanno fatto l'accordo come avevamo annunciato, ma questo paradossalmente serve a dimostrare che abbiamo ragione noi, che c'è una cupola in Vaticano, massonica, di partigiani di Satana, di gente senza scrupolo, chissà che cosa fanno, e stanno costruendo la chiesa di Satana, e non c'è alternativa. Chi è? Burke? L'alternativa sono gli Unacum, starsene col diavolo? Quella non è la chiesa di Gesù Cristo. Non può essere la Chiesa di Gesù Cristo una Chiesa che fa attraversare la Porta Santa a fratelli e sorelle gay senza chiedere loro la conversione. Non c'è giubileo senza conversione. Sono solo 2 esempi, ma gli esempi si possono moltiplicare. Il blitz c'è stato e noi siamo l'alternativa. Siamo noi, il piccolo resto è l'alternativa. Dio non ha fretta e piano piano va mostrando che è così. Va mostrando chiaramente così. Buono che procede piano piano così, è segno che ho una lunga vita davanti, perché se procede così ho bisogno di tempo, anch'io, capito? È dura perché c'è un muro di gomma mediatico e c'è una campagna diffamatoria, ve ne ho parlato nei giorni scorsi, forse ieri mattina, in quel bellissimo scenario nella giungla
brasiliana e argentina, e di quel tale che è intervenuto estrapolando una mia riflessione e parlando a quelli di lingua spagnola è più facile ingandarli, facendo credere che ho detto quello. Io l'ho detto, ma nel contesto significava che non ci credo, che Papa Benedetto si è dimesso perché era debole. Invece ha fatto passare questo adesso stanno attaccando i cenacoli di Padre Ciabelo, vogliono convincere Padre Ciabelo, stanno cercando, capito? I nemici sono tanti, sono nemici feroci contro Dominutella. Perché? Perché grida la verità, è l'unica alternativa. Togliete Dominutella, me lo dite voi, rispetto a quando prendete coscienza che questa è la chiesa di Satana, dove andate? A chi vi rivolgete? A Cardinale Burke, che è stato zitto per l'accordo e ora l'ha presa in saccoccia? A chi ci si rivolge? A Cardinale Müller. Che fine ha fatto Müller? Anche lui appartiene all'accordo previo. Non ha più parlato Müller. Sì, quella fanno qualche dichiarazioncina giornalistica, pensando che la Chiesa si salva attraverso gli articoli di giornale, che poi vengono pure pagati a quanto pare. Chi può essere? Chi può essere l'alternativa? Viganò, che prende casomai, perché questo può farlo, i fedeli che capiscono che questa non può essere la Chiesa di Gesù Cristo, che qui c'è troppa cattivaria, e li porta però nello sgabuzzino del 1958? Non so chi può essere l'alternativa. L'alternativa è il piccolo resto a questa cupola sinodalista. E questo procedere in maniera da non avere punti fermi dal punto di vista, come dire, della prospettiva, è a nostro favore. Noi siamo pochi, non siamo numeri clamorosi, siamo piccoli, siamo deboli, ma abbiamo la potenza della verità. Una coscienza libera e cristallina è una coscienza invincibile. Non c'è proiettile che possa raggiungere una coscienza. Ricordiamoci sempre il caro Charlie Kirk, ucciso così giovane, ma le sue idee restano vive. È morto con la coscienza viva. Ecco. E il blitz al Concistoro è stato clamoroso, adesso Prevost ha annunciato che a giugno ci sarà l'altro, e come vi ho detto è il passaggio tra la dinamica sinodalista che andrà avanti, perché il cardinale, mi pare Grech, ha reso noto che ci sta già la preparazione all'assemblea sinodale, vi ricordate, assemblea ecclesiale del 2028, che è stato l'ultimo atto firmato da Bergoglio prima di morire. Quindi Prevost non è altro che la longa manus moderata, perché la Bastiglia è stata presa, di Bergoglio. Non cambia nulla, anzi il progetto va avanti. Il blitz è stato organizzato per bene, perché si era detto che sarebbero state trattate 4 tematiche, tra le quali quella della liturgia. Poi quando è arrivato Prevost ha fatto presente che 2 giorni erano pochi. Sentite un po' le strategie. Ha detto ai cardinali, 2 giorni sono pochi, quindi chi vuole intervenire può intervenire per un paio di minuti. E tuttavia siamo costretti a non poter trattare tutti e 4 i temi annunciati. Adesso facciamo il placet, vediamo quali temi volete trattare. I cardinali bergogliani, che sono la maggioranza schiacciante, vuoi che un Kupik si interessa di trattare un Grech, un Zuppi, chi altri possono dire, Roch, Parolin si interessa di trattare la liturgia? Sono tutti che hanno firmato l'atto della propria appartenenza alla Chiesa di Satana, e quindi in liturgia non c'è tempo, più avanti ne parliamo. E di che parliamo? I cardinali erano tutti interessati a parlare, sentite un po', attenzione, sinodalità. È un bel tie di quello pontificio proprio, capito? E quindi il Papa Leone, che è impedito, ve lo ricordo, non lo perdete mai di vista, il Papa Leone impedito, addolorato, ha detto ai cardinali, immaginate voi, qualcuno dice che è sceso il gelo dentro l'aula concistoriale, perché ha detto, per ragioni di tempo abbiamo deciso di chiedervi di scegliere 2 temi sui 4, e sono stati scelti l'evangelizzazione di Papa Francesco e la sinodalità. Gli altri 2 resteranno temi in agenda che tratteremo successivamente. Va bene. Nel frattempo però Roche, il cardinale, prende parola al Concistoro e dice c'è un solo
che poi non ha preso parola, anzi devo precisare, aveva preparato il suo intervento ma non lo ha pronunciato, però la giornalista Diane Montagna in inglese ha reso noto qual era il tema. Lui dice adesso è tempo che esista un uniformismo rituale per i cattolici di rito latino, e quindi l'uniformità per i cattolici di rito latino è la messa di Paolo VI, è la messa conciliare, diciamo, la riforma del Concilio Vaticano II. Significa no a tutto il resto, significa chiudere bottega, significa abbiamo rotto l'accordo, significa il blitz è riuscito. Chiaro, miei cari figlioli? Sì, credo che sia chiaro a tutti voi del piccolo resto, come è chiaro a tutti i nostri nemici, che abbiamo sempre ragione di dire che quella è la Chiesa di Satana, non smetteremo mai di dirlo, è il corpo mistico dell'anticristo, tutto procede secondo l'agenda che avevano stabilita per via della penosa complicità di cardinali, vescovi e preti che fanno finta di niente e continuano a dormire sonni tranquilli nelle loro canoniche, facendo finta che la Chiesa è ancora quella di Gesù Cristo. Questa non è. La Chiesa di Gesù Cristo è una Chiesa guidata dalla cupola sinodalista, ed è la Chiesa che ha come mira quella di costruire un tempio all'anticristo. Una Chiesa sinodalista è tutto il contrario della Chiesa gerarchica voluta da nostro Signore Gesù Cristo. Il pontificato, il papato si è liquefatto, così come è sempre stato pensato, e come dice Caterina Emmerich, Dio aveva in mente altri progetti. Scusate, vorrei dire in punta di piedi a tutti i miei detrattori nemici, fatevene una ragione, perché se Dio aveva altri progetti non passa dalle parti di nessuno di voi a chiedere come debba fare, e se ha deciso di fare in un determinato modo che vi appare scandaloso, tenetevi pure lo scandalo, perché Dio non si lascia irretire dalle vostre preoccupazioni. Dio, dice Emmerich, aveva altri, mentre questi costruiscono la falsa chiesa, che sembra la Chiesa cattolica, e ci può essere la vecchietta di Posadas che non lo sa. Dio aveva altri progetti, cioè Dio costruisce costruisce un altro progetto, che significa il piccolo resto clandestino, perseguitato, che va avanti con la forza della fede. Mi raccomando, cari figlioli, stasera ci sono i pionieri, preghiamo il Santo Rosario insieme, non ci fermiamo nella preghiera, sgraniamo le Ave Maria. Vi assicuro, guardate che ognuno di voi del piccolo resto è importante in questo progetto, siete protagonisti, anche la persona più sconosciuta è protagonista quando prega il Rosario per il trionfo del cuore immacolato di Maria, è lì in prima fila accanto a Dominutella con lo stendardo. Capito? La vecchietta del piccolo resto dell'Appennino toscano che si sta pregando i rosari e prega in unione con Dominutella per il trionfo del cuore immacolato di Maria, per il trionfo della fede, per la distruzione e la sconfitta della falsa chiesa, è lì in prima fila accanto a me con le corone in mano. Quando preghiamo il rosario noi siamo soldati di Maria, siamo vesselliferi della Santa Vergine, quindi mi raccomando, preghiamo sempre il Santo Rosario. Io sono in viaggio, miei cari, per oggi può bastare così, comporta sacrifici per me fare queste dirette, ma non riesco a non accontentare la richiesta, e anche da parte mia naturalmente è una gioia potermi intrattenere con voi per motivarvi sempre di più. Ai piedi della croce adoriamo Gesù. Oggi che è venerdì, ricordo di nuovo un'ultima volta il messaggio solo in spagnolo inviato ai fedeli del piccolo resto argentino. Mi date il testo? Vediamo se lo prendo subito io, perché il computer si è spento. Allora, eccolo qui, un momento solo, lo rileggiamo perché magari c'è qualcuno che si è collegato ora e poi vi do la santa benedizione. Ecco, lo rileggiamo in spagnolo. Sea alabado Jesucristo. Queridos fieles, queridos fieles del pequeño resto argentino, sé bien que estamos en verano y que algunos de ustedes se encuentran en lugares de vacaciones. Es ya la tercera vez que los alcanzo físicamente entre enero y febrero, pues en otros periodos me resulta pastoralmente difícil ir a su encuentro. Sin embargo, el deseo de verlos es más fuerte que todos los obstáculos. Así, después de 13 horas de vuelo y una permanencia en Brasil, el próximo domingo, 18 de enero, estaré en Buenos Aires a las 16 horas. Espero poder encontrarme con ustedes si pueden hacer algún sacrificio.
Será para ustedes y para mí una gran alegría. Si no pueden, quiero igualmente agradecerles su afecto y bendecirlos de todo corazón. En Gesù y Maria, vuestro Dominutella. E adesso prego la regia di mettere il cartello del luogo dell'incontro che vi mostriamo. Ecco, fra qualche istante compare per i fedeli del piccolo resto argentino, è l'hotel, regia, eccolo lì, hotel 725 Continental Hotel, Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 725 Buenos Aires. Dunque è vicino al centro, poco distante dalla cattedrale, da Plaza de Mayo, quindi con la metro è facilmente raggiungibile. Vi auguro, miei cari figli, una giornata piena di pace e di gioia, con la corona del rosario in mano. Rimaniamo uniti in preghiera, io sento il vostro sostegno, voi spero sentiate il mio affetto e la mia benedizione. Io proseguo attraverso questa incredibile terza missione latinoamericana, sperando che porti frutti secondo il cuore di Dio, e con entusiasmo e gioia andiamo avanti. Laudetur Jesus Christus, e avanti con Maria.